Sapori, bentornati in questo viaggio nei sapori italiani. Oggi ci troviamo a Bonporto, in provincia di Modena, e siamo all'interno della cantina della Volta. Siamo in compagnia di Angela Sini, socia della cantina. Ciao Angela, ci potresti raccontare come nasce questa cantina? Molto volentieri, grazie Andrea per questa bella improvvisata che mi avete fatto insieme a Gloria. Ho visto le vostre bici e sono abbastanza rimasta colpita da questo vostro modo itinerante di raccontare il nostro bel territorio. E Cantina della Volta rinasce nel 2010 su volontà di un gruppo di amici che hanno spronato Christian Bellei a continuare a fare quello che sa fare meglio, cioè fare vino a modo suo. La nostra idea è quella di continuare a fare metodo classico nella nostra zona, utilizzando le uve di Lambrusco di Sorbara e Pinot Nero e Chardonnay. E Christian ha avuto un papà che nella nostra zona ha fatto un po' la differenza, nel senso che ha preso lui lo zaino, come direste voi, è andato nella Champagne in tempi non sospetti, cioè a metà degli anni 70, ha fatto un'esperienza di un anno direttamente in Champagne, aveva conosciuto questo prodotto meraviglioso e voleva impararne le tecniche. Una volta rientrato nella sua cantina ha iniziato a fare la prima sperimentazione con metodo classico e Sorbara, perché il Lambrusco di Sorbara, se lavorato in purezza, ha un'acidità molto simile a quella dello Champagne, e dagli inizi degli anni 80 è nato il primo Lambrusco sfecciato, senza fece dentro, della famiglia Bellei. Ho letto sul vostro sito che avete un vigneto particolare, ci puoi parlare un po' di questo vigneto? Sì, questo vigneto è stato trovato dopo circa 6 anni di prove a Riccò di Serramazzoni, è una tenuta di 34 ettari e il Giuseppe Bellei, il papà di Christian Bellei, la quarta generazione che lavora in Cantina della Volta, l'ha appunto trovato e aveva questa bellissima ricchezza data da una grande mineralità. Abbiamo un terreno calcareo argilloso con gesso superficiale e un bosco che protegge una importante area del territorio, e lui ha pensato bene di impiantare 4 ettari a metà degli anni 80 di Pinot Nero e Chardonnay. Diciamo latitudine e differenze, l'altitudine piuttosto importante, fa sì che i prodotti che escano da Riccò di Serramazzoni siano riconducibili a quelle belle bollicine internazionali che troviamo anche in altre zone italiane, e senz'altro il nostro terreno è veramente molto vocato. Christian Bellei riesce a mettere sempre una punta anche di eleganza a questi prodotti che rispettano comunque molto bene questo territorio per queste caratteristiche appunto che vi ho detto di bella mineralità. Quindi un'azienda storica, produttori da 4 generazioni, e qui davanti ai nostri occhi vediamo le vostre etichette di rappresentanza, diciamo. Di rappresentanza. Noi abbiamo effettivamente un numero di etichette maggiore, ma quelle che mi faceva piacere raccontarvi sono le più rappresentative della nostra realtà. Partiamo dalla seconda, ci tengo particolarmente, questo è il nostro rosé ottenuto da uve di Lambrusco di Sorbara, è la nostra bottiglia più venduta, è la bottiglia che ha fatto un po' di cambiamento nella zona, è stata presentata nel 2012 con una vendemmia 2010 alle spalle, e da qua si è cominciato a pensare che Lambrusco potesse essere anche un prodotto estremamente elegante visivamente, visto il colore rosa comunque abbastanza scarico, ed era un rosé che come colore poteva stare anche molto vicino a bollicine più blasonate. L'acidità del Sorbara fa la differenza, nel senso che è un prodotto comunque sempre estremamente gastronomico e diciamo così si presta anche tanto dall'aperitivo al tutto pasto. Un prodotto che a noi ha dato particolarmente soddisfazione perché anche grandi ristoranti stellati se ne sono accorti e da diversi anni stanno iniziando a proporre Lambrusco di Sorbara nelle loro belle realtà. Le altre 2 bottiglie che ci troviamo invece alla nostra sinistra
Sono 2 riserve che vengono da Ricò di Serramazzoni e sono un Blanc de Blanc e un Blanc de Noir, ossia uno Chardonnay e un Pinot Nero. Sono prodotti che come minimo rimangono dai 48 mesi in poi sui lieviti e come avevamo accennato prima, questa bella mineralità che andiamo ad avere nel terreno poi ci permette di avere una grande piacevolezza di bevuta. Sono prodotti più profondi rispetto ad altri, ma che comunque identificano molto bene l'operato di Christian di questi ultimi anni. E poi la bottiglia che abbiamo inizialmente scartato di questo bel colore rosso che rappresenta molto bene il nostro territorio è un Lambrusco di Sorbara che fa un contatto ovviamente più prolungato sulle bucce all'interno di una pressa francese, una Bouquet Vasselin, e qua noi abbiamo un prodotto che è estremamente fresco, è piacevole e grazie a questa sosta anche breve ha una profumazione sicuramente molto coinvolgente. E perché vi parlo di questo prodotto? Questo è uno dei tanti lambruschi colorati rosso rubino che noi produciamo, ma questo è quello col quale vorremmo partire con la bollicina per i giovani. Per i giovani come aperitivo, siamo nella zona delle bolle rosse, abbiamo un metodo classico breve che è estremamente piacevole, elegante, ha una persistenza dopo la bevuta, adattissimo a tutto quelli che sono i taglierini di salume nella nostra zona ed è una grandissima piacevolezza. Di conseguenza dovrebbe essere la prima curiosità verso il Lambrusco di Sorbara che poi porta a fare conoscenze maggiori su tutta l'altra gamma e su tutte le sfaccettature che può dare il Sorbara come vitigno. Quindi vini unici nel loro genere, vini importanti con una lavorazione lunga e una lavorazione con uno studio dietro importante anch'esso. Con cosa ci consiglieresti di abbinare questi prodotti? Ecco, i nostri prodotti sono, grazie all'acidità un po' che andiamo a ritrovare in tutti, estremamente duttili, estremamente adatti diciamo così, a molte tavole. Come vi ho anticipato prima, il Lambrusco di Sorbara va benissimo anche come aperitivo e abbinato ai taglieri di salume e tortellini nella nostra zona si fanno frequentemente, alla tagliatella con ragù e a tutto quello che è un po' i fritti della nostra zona, dal baccalà, frittella di baccalà, anche la pizza. Questo non l'avevamo detto bene prima, ma ci tengo a dirlo perché è estremamente interessante anche l'abbinamento con la pizza. Con la pizza ovviamente possono stare tutti gli altri sono sicuramente con una struttura più importante, il rosé si può abbinare benissimo anche a del pesce crudo, è estremamente piacevole, pulito al palato, ha questa sapidità un po' nel finale, qualche nota balsamica, veramente grandissima piacevolezza e quindi dal crudo a anche altri tipi di pesce leggermente più grassi, sicuramente questo può essere una grande combinazione. Parliamo di Chardonnay e Pinot Nero, che dire, con questi andiamo sul sicuro su qualsiasi tavola, chi ama le bollicine può veramente cominciare con questi e finire a tutto pasto. Io sono una grande appassionata di bollicine, quindi per me il pasto completo con solo bolle è veramente il quotidiano, quindi penso che insieme a me anche tanti altri siano un po' di questa pensiero, di questa filosofia e quindi niente, provate a assaggiare anche i prodotti che vengono dal nostro territorio, siamo a Modena e i prodotti che vengono dalla collina, è una collina alta, 650 metri come abbiamo detto, in pianura siamo invece tra 2 fiumi, tra il fiume Secchi e il fiume Panaro e di conseguenza abbiamo caratteristiche belle di acidità e quando si beve soprattutto un lambrusco voi sapete che si finisce sempre un pasto con il sorriso sulle labbra e la bottiglia comunque vuota. Ripetiamo quindi vini unici, vini importanti, adatti un po' a tutto il pasto. E dopo questa bella chiacchierata ora non ci resta che assaggiare i vostri prodotti. Con grande piacere e cominciamo e divertiamoci un po' a conoscere meglio Cantina della Volta.